Prima di tutto, grazie mille per questo onore. Proviamo a farlo in italiano. Se non ti capisci qualcosa che dire, basta che mi dici e forse proverò a spiegarlo di nuovo o proviamo anche in inglese, va bene? Ok. Perché è già tanto tempo Ah, che qui un naturalmente piacere. non ho nessuno con cui posso parlare italiano. Allora, come stai? Tutto bene, John. È un periodo dove si sta suonando tanto e per me è veramente un piacere. Beh, sì, naturalmente abbiamo conosciuto quando sono stato ancora a Milano, no? Ad Avellino. Sì, E, mm, mi ricordo come suoni e adesso quando vedo i tuoi video nuovi, per esempio, ho visto che hai cresciuto ancora di più. Non dico che non eri già bravo, no? Però adesso è incredibile. E congratulazioni per il nuovo CD. Eh, sì. Forse vorresti raccontare un po' su questo nuovo progetto? Allora, il CD edito da Dotti Guitar nella collana di LM Project di Lucio Matarazzo, a cui va un mio fortissimo grazie. Il CD nasce con l'intenzione di omaggiare due compositori che hanno fortemente segnato il mio percorso chitarristico. Da una parte Mario Castelnuovo tedesco, quindi la prima parte del Novecento, e dall'altra abbiamo Angelo Gilardino, la seconda parte del Novecento che ha veramente caratterizzato quello che è stato il mio percorso chitarristico. Ricordo sin dalle scuole medie, quando i miei insegnanti di chitarra mi parlavano di Angelo Gilardino, di cosa fosse, di cosa fossero gli studi di virtuosità e trascendenza, e ricordo lo studio numero 5, l'omaggio a Bella Bartok, che è presente all'interno del CD. Lo ascoltai alle scuole medie. E ricordo che sognavo di, di poterlo suonare, di poterlo incidere un giorno. Ed è stato probabilmente un sogno che dalle scuole medie mi sono portato avanti. E ci ho creato, diciamo, un progetto attorno. Il progetto nasce diciamo, una serie di scambi di omaggi. Praticamente parte con Volo d'Angeli, che è il brano che Angelo Gilardino, che, scusami, che Castelnuovo Tedesco dedica ad Angelo Gilardino, e termina con lo studio numero 1 della raccolta dei 60 studi di Angelo Girardino, che appunto è dedicato a Mario Castelnuovo Tedesco. Nel mezzo, diciamo, troviamo variazioni attraverso i secoli che appunto rappresenta questo passaggio metaforico da Mario Castelnuovo Tedesco ad Angelo Girardino. Va bene. Sì, ma quanti anni fa era quella prima volta che hai ascoltato quel brano da Angelo Gilardino? Se possiamo Guarda, sapere. io ho attualmente 19 anni, quando ho ascoltato quel brano avevo 12-13 anni, avevo 12-13 anni e sarà 7-8 anni fa, 7-8 anni fa. Wow. E ascoltai questo brano che è appunto lo studio numero 5, eseguito peraltro da un allievo del maestro Matarazzo, Alfredo Ruggiero. E, rimasi talmente folgorato da questa musica, da questi effetti sonori che poi il maestro Gilardino riesce a ritrovare in ogni suo studio, no? Mm. Perché per me veramente rappresentano un caposaldo, anche solo proprio per un tipo di scrittura che prima non era stato adottato, degli effetti chitarristici eh, talmente funzionali che prima non erano stati pensati. Mm. E quindi per me rappresentano veramente un caposaldo della letteratura chitarristica e andrebbero perlomeno qualche studio andrebbe assolutamente fatto. E, ehm, e quindi ne rimasi talmente innamorato. Poi, quando andai a Vercelli dal maestro Girardino a conoscerlo insieme a mio caro amico Elia Portarena, e andammo dal maestro Vercellese, appunto, e lui mi raccontò, parlandogli del mio progetto, lui mi raccontò che Mario Castelnuovo Tedesco gli lasciò
la penna con la quale lui aveva composto le sue musiche e Wow. gli aveva lasciato questa penna, diciamo, in segno di benedizione, per un segno di augurio, Mm. e gli disse tu devi fare il compositore. E quindi questo, diciamo, passaggio di consegne, diciamo, se vogliamo, mi ha spinto ancora di più a credere in questo progetto. E penso sia, diciamo, penso sia stato un bel collegamento quello tra Mario Castronuovo Tedesco e Angelo Gilardino. Tant'è vero che poi, quando gli ho spiegato un po' questo intreccio di idee che il maestro Gilardino, diciamo, l'ha particolarmente colpito questa idea e mi ha dedicato un pezzo. Sì, Ora, questo è incredibile, eh? Un compositore di livello come Angelo Gilardino ha scritto una composizione proprio per te. Questo non posso immaginare che cosa sta ancora nel tuo futuro. Cioè, solo le cose, nel senso che questo è già incredibile, hai capito? Più incredibile, non posso, ma cos'è? È un pezzo da Leo Brauer, forse. Ah, o forse se Targas sveglia e ti scrive. Va bene. Quindi, poi, come hai preparato per questo progetto così importante, no? Naturalmente non si può lavorare direttamente insieme con Mario Castelnuovo Tedesco, poi hai fatto con maestro Gilardino, c'è un metodo di studio che hai usato per preparare, perché naturalmente c'è una differenza fra concerti e registrazione, no? Um, Certo, assolutamente. Allora, guarda, John, il CD è stato veramente studiato da capo, nel senso che i pezzi sono stati scritti, anche molti dei pezzi che ho inciso, io non li avevo mai studiati e wow, mai sentiti prima. sono brani proprio nuovi per te, eh? Sì, 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 Wow. assolutamente sì, non è stato appunto, l'idea era proprio quello di fare un qualcosa magari di diverso che non fosse un CD recital o un CD monografico, ma un CD che avesse, diciamo, proprio un vero e proprio, diciamo, una storia dietro. Mm. E quindi nell'estate del 2019 stiliamo assieme al maestro Lucio Matarazzo una tracklist, Mm. però ovviamente poi ci sono stati dei rimaneggiamenti ed è stata affinata, diciamo così, fino ad arrivare poi a quella definitiva, che è appunto quella del CD. E quindi è stato veramente tutto studiato da capo. Ovviamente un fortissimo grazie al maestro Lucio Matarazzo Mm. e poi devo dire la verità, mi mancavano veramente quei 5 minuti per completare il CD, che sono stati colmati poi con il brano appunto Remus, quello dedicato a me, che ho lavorato e ha tra l'altro anche diteggiato. A breve uscirà diciamo, la mia revisione per l'edizione Curci di Milano. E la cosa importante è Tu hai fatto stato... la diteggiatura per questo Sì, nuovo sì, sì, brano ho dedicato a te? fatto... Sì, 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 sì. Sì, pubblicato Sì, adesso da Curci. Wow, bravo. Incredibile. Quindi il tuo nome è già nella storia scritta. No, wow, that's really, really cool. no, no, Allora, continui. veramente... No, Ah, dicevo, la ok. cosa, la cosa importante è quello, diciamo, la cosa molto difficile è stata entrare un po' nel pensiero dei due compositori, ovviamente, Sì, che certo. è una cosa fondamentale quando si decide di incidere un CD così, appunto, specifico. Mm. E, e forse anche il fatto di conoscere l'italiano è stato di aiuto, soprattutto in Mario Castelnuovo Tedesco, dove veramente per ogni battuta Ah. c'è un'indicazione. Sì, la lingua.
perché comunque la musica è una lingua, però dentro questa lingua c'è lingue, no? Quando suoni la musica spagnola c'è qualcosa che devi studiare anche sulla lingua spagnola, soprattutto quando naturalmente, e questo va non solo per esempio canzoni, no? Anche per brani strumentali. Certo. Sì, sì. Quindi hai preparato per, diciamo, 2 anni, da 2019. Allora, ovviamente è stato, nel senso non è che per 2 anni sono stato lì a studiare i brani del CD, però tra vari, Sì, diciamo, fra tutte le cose che devi progetti. fare per il diploma del Poi la pandemia, conservatorio, ovviamente la pandemia ha rallentato, anzi forse ha velocizzato la pandemia perché ho avuto il tempo di studiarmi i brani che probabilmente sì, però in realtà forse questo è se, se non avessi avuto un mese in cui dedicarmi a quei brani, magari probabilmente non avrei studiato. Mi ricordo che, appunto, ricordo che la quarantena, la prima quarantena, quella del 2020, misi su l'80-90% del repertorio del CD e quindi poi era pronto per essere inciso. Ah, ok. Sì, però volevo dire che secondo me in realtà questo fatto è più, come si dice, ammirabile, nel senso che, ma sì, è sempre meglio se possiamo dare tutto il tempo e tutte le energie per un progetto che vogliamo fare, no? Però qualche volta la vita non funziona così. Il fatto che hai riuscito a completare questo importante e grande lavoro durante lo studio. Ma tu stai studiando ancora, stai facendo... Secondo... hai già finito? No, sì, infatti, poi tra l'altro durante l'LCD appunto dovevo preparare anche gli esami in conservatorio, quindi Sì, è stato... ma esattamente questo è secondo me molto incredibile perché tu hai già raggiunto questo, diciamo, questo livello nella tua carriera, ma in realtà sei ancora uno studente al conservatorio, no? Questo anche per loro che forse hanno già finito da 5, 15 anni, non è sicuro che ogni persona può raggiungere questo. Tu hai raggiunto durante lo studio, perciò ho detto che non posso immaginare quello che riesci a fare anche dopo lo studio, no? Speriamo, Speriamo, no, no, speriamo perché sicuramente perché speriamo. mi ricordo, come ho detto prima, mi ricordo qualche anni fa, quando sono stato ancora ad Avellino, tu hai già cresciuto molto e sei ancora giovanissimo, giovani, quindi il futuro è, vediamo. Perciò ho deciso di fare questa intervista adesso, prima che diventi troppo famoso. È troppo impegnato, forse troppo caro. No, no, Allora, io ricordo ogni sabato mattina un meraviglioso tiento antico eseguito da te di Joaquin Rodrigo. no. Tiento antico di Joaquin Rodrigo. Sì, sì, sì. Grazie. Magari risuonerà nella mia memoria e inciderò una CD dedicata a Rodrigo col pieno come quando alle scuole medie. Aspetta, c'era un po' di problema con connessione, ma mi sembra che hai detto qualcosa di incredibile. Può ripeterlo? No, Poi- ho detto, magari faccio come alle scuole medie, che ho ascoltato Gilardino e poi ho inciso un CD. Magari con te facciamo che ho ascoltato Rodrigo, poi inciderò un CD dedicato alle musiche di Joaquin Rodrigo. Eh, Comunque, guarda, ti ringrazio per la stima. Io sono consapevole che
Questo è veramente un mondo difficile, è veramente molto, molto complicato e io penso che un musicista, ma soprattutto un chitarrista, che non ha la possibilità di essere, diciamo, all'interno di un'orchestra, non ha la possibilità di essere anche seguito diciamo, dalle istituzioni, perché io ho amici violinisti o pianisti, eccetera, che hanno molte più possibilità anche accademiche, eccetera, mentre per noi questo non è proprio, diciamo, la prassi di una carriera di un chitarrista, il fatto di continuare a essere seguiti dalle accademie prestigiose, frequentare ambiti molto importanti, diciamo. E, e quindi per un chitarrista ancora di più, io penso sia importante tracciare una linea, tracciare un'identità, cercare di dire io sono questo. Perché ci sono veramente tantissimi ragazzi eh, molto più bravi, più capaci, eccetera. Però poi ciò che è difficile nel mondo della chitarra, della musica, è riuscire a far carriera, distinguersi, capire che suonare insieme ad un'altra persona, ad un altro strumento, è un Mm. qualcosa di fondamentale per cercare di rientrare in certi ambiti, cercare di anche fare un lavoro di ricerca, un lavoro monografico su un Mm. compositore. Perché sì, assolutamente, la strada dei concorsi, delle competizioni è importantissima, è fondamentale, però quanti esempi abbiamo di persone che hanno vinto i più grandi concorsi, e non uno, due, tre, 10 concorsi importantissimi, però oggi Non sentiamo, non sappiamo dove. oggi oggi purtroppo questo non basta. Quindi bisogna riuscire a fare un lavoro di ricerca importante che ti permette poi di sfruttare anche il nome del concorso importante, perché poi il concorso importante è come, no, già un bigliettino di visita importantissimo, però ad oggi è un punto di partenza e non può essere mai un punto di arrivo oggi. E bisogna Sì. forse magari sfruttare subito la cosa per fare un importante lavoro di pubblicazione, di ricerca, un lavoro monografico, un lavoro che poi possa identificarti. Sì, ma sì, io sono d'accordo perché anche se vediamo la storia, no? Loro che ricordiamo finora non sono loro che sono stati solo i bravi, nel senso loro che possono suonare incredibilmente durante il loro tempo, no? Con il livello in quel tempo, ma i compositori, i ricercatori che hanno scritto i libri che possiamo vedere, che possiamo studiare finora, anche se fu stato scritto, non lo so, 500 anni fa. Mm? Sì, è vero. Sì, perciò ho detto che con questo lavoro sei entrato nella storia scritta. Un giorno quando nessuno ti ricorda come per esempio un concertista, ma qualcuno ti ricorda come per questo CD, per questa registrazione che speriamo esiste dopo centinaia di anni. Sì, sì, d'accordo, perché anche perché, come si dice, mm, per esempio, Paganini era naturalmente bravissimo più che altri come un violinista, però non ne abbiamo registrazione di Paganini. Certo, certo, Capiamo finora, fino ad oggi, che lui è stato un violinista incredibile, perché possiamo vedere le composizioni che fino ad oggi è difficilissimo, che non ogni persona sa suonare
non ogni persona sa suonarlo e, e ancora meno che sanno a suonarlo in maniera intelligente e artistica e con buona interpretazione, no? Sì, sì, sono d'accordissimo. Ma comunque tu hai già vinto tanti concorsi, no? Mi ricordo quando ho fatto questo video per l'accademia che sto facendo con Maestro Matarazzo, ho messo un slide e dovevo togliere forse 2 o 3 concorsi perché era troppo. Sì. No, i concorsi, come ho detto, sono stati una cosa, diciamo, molto importante perché poi il concorso ti permette, ti dà, diciamo, una vetrina importante, ma soprattutto penso che il concorso, come non mai, ti permette di perfezionare un brano in maniera assoluta. Cioè, nel senso, perlomeno dal punto di vista tecnico, poi dal punto di vista musicale, ovviamente un brano ha sempre possibilità di crescita, però dal punto di vista tecnico, quando cominci ad eseguire un brano, beh, è una vera e propria palestra, no? È una vera Mm. e propria palestra per un musicista, Mm. però dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, eh, veramente ti spreme, ti spreme come, ti spreme come non mai, ed è davvero difficile. Però uno deve, io penso che appunto, diciamo, nella mia piccola esperienza, questa piccola parentesi che è ancora aperta ovviamente, dei concorsi, io penso che uno deve viverla sempre col piacere di fare musica e cercare di non pensare alle sfide, alla competizione, perché ovviamente nessuno si iscrive ad un concorso per perdere. Però io penso che anche suonare bene, cercare di dire qualcosa, di suonare con le proprie idee, con il proprio modo di suonare, il proprio modo di esprimersi, eccetera. Anche quello sia comunque una vittoria, anche quello, il fatto di riuscire a mettere in campo ciò per cui hai lavorato, è anche quello una vittoria. Poi ovviamente questi sono discorsi Mm. che qualcuno potrebbe definire moralisti, però Mm. io penso che un concorso oggi come oggi non può determinare la carriera di un musicista e né tantomeno il valore di un musicista, perché poi abbiamo, come ho detto prima, abbiamo tantissimi esempi di persone che non hanno vinto nemmeno un concorso e fanno un concerto al giorno, e persone che Mm. invece hanno vinto 7-8 concorsi importantissimi, parlo di quelli importantissimi, sommati a quelli generali ne avranno vinti 50, 60, ad oggi non fanno concerti, non incidono per etichette importanti. Comunque ci E sono anche questo, altri che hanno vinto tanti diciamo, concorsi poi e finora sta facendo anche tanto, no? Cioè, sì, non è 100% sicuro che se vinci 100 concorsi che avrai una carriera, oh, però sì, sì. ma Sicuramente si assolutamente. aiuta, però non è tutto. Mm. Aiuta perché il Mm. concorso aiuta tantissimo. Sì, È ciò che ti dà probabilmente più ho visibilità. capito, sì. Però poi devi essere bravo a sfruttarlo, perché Mm. altrimenti Sì, devi essere bravo a sfruttarlo perché poi hai questo, in inglese c'è, diciamo, un feather in your hat, come hai tante cose da mostrare. Vedi che ho vinto questo, però se non sai cosa devi fare con questo, come si dice, uh, successi, hai capito? sì, Sì, perché comunque anche c'è questo. I concorsi, la maggior parte, si fanno ogni anno, giusto? sì, sì, Se sì, non sì, hai sì. fatto, se non riesci a Guarda, fare qualcosa quest'anno con questo concorso, eh, l'anno dopo ci sarà già un nuovo stella. esatto, come dice il maestro Sammy Matarazzo, dice, Mm. ogni anno nasce una stella perché poi il prossimo Sì. anno, se sei primo l'anno, il prossimo anno non lo sarai più. Mm. Ed è giusto.
E in realtà la prossima stella forse in realtà non è meglio che la stella dell'anno prossimo, è l'anno scorso, giusto? Guarda, io, Sì, è ma solo questo non che è... deve essere un'altra stella. Forse se fossi come a sport, dove Khabib Nurmagomedov deve difendere il titolo, sarebbe un'altra cosa, no? Guarda, guardi, io questo non è un discorso a discapito dei concorsi, perché io veramente reputo i concorsi e il fatto di aver avuto anche un modo, una tecnica di, diciamo, un metodo di studio, eccetera, lo devo anche molto ai concorsi, perché i concorsi mi hanno permesso di capire molto me stesso, il mio modo di suonare, il mio modo di affrontare il palco, di affrontare la competizione, lo stress che poi comporta la competizione, eccetera. E, e, e quindi ho anche cercato di limare alcune cose, perché magari prima di un concorso stavo lì a provarmi il programma per giorni, ore, eccetera. Adesso so meglio come lavorare, quanto allenarmi, quando riposare, quando... Mm. È un percorso che non smette mai di migliorare, ovviamente, questo qua. Non smette mai di crescere. Però, e poi soprattutto io denoto proprio che quando un brano lo esegui in concorso, fai almeno, anche se quel giorno lo segui male, però dalla prossima volta fai almeno 3, 4, 5 step superiori che un esame, una masterclass, un concerto. Non te lo può dare quello step, perché il livello di attenzione, di precisione è talmente alto che è una cosa talmente, perlomeno a me, una cosa talmente implicita che quando eseguo appunto dei pezzi con il concorso Sì, sì, sono cambiano in una maniera incredibile, e quindi per questo i concorsi sì, perché non stai pensando un'ottima solo che devi suonare bene, un'ottima cosa. però... Poi ovviamente Scusami? in cui No, scusami, c'è naturalmente la connessione, scusami. no, sì, infatti. E poi il momento in cui in concorso lo vinci è Eh, anche ovviamente molto meglio. sì. Yeah. Volevo dire che perché nei concorsi non devi pensare solo che, oh, devo suonare bene, ma devi suonare meglio che gli altri. Sai, è un'altra cosa, no? Sì, Se- appunto il concorso Ma poi c'è questa cosa, ma che significa meglio che gli altri? E che, esatto. you know, Guarda, ecco appunto, perché io penso che in arte e musica non esistono valori assoluti. eh, Io sono dire che la cosa più importante nell'arte sia la personalità, cioè nel senso un musicista non può fare, un artista non può fare a meno della personalità. mm, Perché noi riconosciamo ancora Giotto, Picasso, Michelangelo? Perché quelli erano artisti con una mm, personalità, tu riconosci subito quando è sì, fatto da Giotto, quando è fatto da Picasso. Noi, i musicisti del passato, no? Julian Brim, John Williams, André sì, Segovia, anche ad occhi chiusi riusciremo a capire è Julian Brim, è André sì, Segovia, è sì, John Williams, è David Russell, eccetera. Noi riusciamo a distinguerli subito. Ecco appunto, distinguerle, esattamente, perché perché c'è una chi è meglio personalità. che, per esempio, fra Picasso o Michelangelo, per Eh. esempio? No. Meglio, Non non si si può può dirlo, sì, sì, sì. fare una competizione del genere. Sì, sì. Allora, ecco appunto, Ah, il problema, ecco appunto, questo è un difetto dei concorsi, tende un po' a mettere in competizione l'arte, ma appunto proprio perché non ci sono valori assoluti, e che è proprio per questo che un concorso non può determinare la carriera di musicista poi. mm.
Sì. Perché quanti esempi ci sono di persone, ma Mm. tutti, persone che Mhm. l'anno prima hanno provato lo stesso concorso e magari sono stati buttati fuori alle eliminatorie e poi l'anno dopo l'hanno vinto. Non è Sì, che in un sì. anno... Ogni anno il livello fa... Eh, Yeah. ecco, appunto, vuol dire che non esistono dei valori assoluti in arte. È quello che si recrimina molto alle competizioni, è proprio il fatto che a volte devi essere veramente una macchina, qualcosa di troppo preciso, troppo, anche perché appunto come dicevi tu prima, magari in concerto un errore lo si perdono a tutti, una nota sporca, un passaggio sporco, sappiamo benissimo, chi suona sa benissimo che è un qualcosa che può capitare. Mm. E magari in concorso succede il fatto che appunto capita a te, ma magari non capita all'altro. Mhm. Però io penso, questo, diciamo, il fattore tecnico non è importantissimo. Io penso sia sempre la musica e voglio continuare a pensare che anche in ambiti come quelli dei concorsi bisogna suonare come suonerebbe Giovanni Masi e non esista un modo di suonare in concerto Sì, poco. Esiste secondo me un modo di suonare bene, sì, perché oggettivo. ci sono tanti musicisti e tanti chitarristi bravi, ma solo un Giovanni Massi. Eh, Se provare ad imitare un'altra persona, diventi solo la limitazione, anche se in realtà sei molto bravo. Mm. Sì, esatto, Sì. esatto, esatto. Questo è un errore in cui non bisogna cadere, quello di provare ad imitare le grandi figure del passato o anche del presente. Ehm, Perché poi questo rischia di cadere in una brutta copia che è assolutamente sbagliata. Noi dobbiamo cercare di essere Giovanni Masi, Mm. John e basta. Allora, questa potrebbe essere una domanda che sembra stupida, stupida, però tu come definisci la chitarra classica? Cos'è per te? Allora, io penso la chitarra classica sia stato uno strumento che sin da subito mi ha colpito, perché io ho sempre amato la chitarra classica perché aveva una letteratura, aveva dei metodi già ben definiti, aveva una storia. E a me, io sono amante della storia, io amo la storia. E sono rimasto folgorato sin da subito da quello che è stata un po' la storia della chitarra. Diciamo, uno strumento sempre lì Mm. nell'angolo che però ha delle possibilità, delle capacità veramente uniche e la chitarra è veramente uno strumento prezioso, bellissimo da- e la cosa che contraddistingue la chitarra da altri strumenti è assolutamente il timbro, cioè il timbro Mm. che fa il chitarrista, che oggi passa un po' in secondo piano, ascoltiamo sempre esecuzioni un po' ehm, con lo stesso, con lo stesso suono, Eh, invece il timbro, ciò che veramente contraddistingue la chitarra, perché la chitarra non ha volume, non sì. ha, non ha il suono che potrebbe avere un violino, un pianoforte, Mm. però c'è il timbro che non potrebbe avere un violino o un pianoforte. La qualità dei suoni è veramente uno strumento appunto, da saper pizzicare. Però, e poi noi ovviamente dobbiamo tanto un po' a quello che è stata la storia del primo Novecento, Andrea Segovia, è stato veramente un qualcosa di fondamentale per noi. E a lui dobbiamo veramente un grande grazie. E quindi per me la chitarra classica è stato un po' tutto ciò, è stato una vera e propria cotta, un vero e proprio innamoramento di un
un bambino che è iniziato così dal nulla. Io avevo iniziato dal nulla, avevo iniziato un po' così come chitarrista accompagnatore, eccetera, e poi è diventato veramente un lavoro, una passione, un amore smisurato, smisurato. Bella. L'ultima, perché questo nuovo brano scritto da Maestro Gilardino proprio per te è stato già pubblicato, no? Quindi ci sarà altre persone che fra poco vanno ad impararlo, ad interpretarlo, no? So, per esempio, per i chitarristi indonesiani che hanno voglia di studiare questo brano, hai qualche suggerimenti per l'interpretazione, per il lavoro tecnico? Guarda, il brano è un brano veramente bellissimo e penso che funziona tantissimo in concerto. Io, allora, nella prima parte è un brano molto schematico. Nella prima parte, quella parte molto evocativa, è importantissimo, penso, un corretto uso del vibrato e poi anche cercare di trovare quell'effetto che Gilardino inserisce in molti suoi studi, ovvero quello di cercare di trovare le note a 12 tasti dalla nota che viene tastata, quindi cercare questo effetto clarinettistico che in Gilardino è molto presente. E quindi questo per esempio è molto importante nella prima parte evocativa. Nella seconda parte lì è molto importante una scansione ritmica e penso che con la dileggiatura che ho suggerito anche mo, non appena uscirà l'edizione, con la dileggiatura che ho suggerito penso riesca a mantenere sia le voci, perché ci sono una serie di voci da mantenere, e sia a mantenere questa scansione ritmica che è presente un po' in questa seconda parte. Poi ritorna questa parte evocativa e diciamo gli stessi consigli che ho dato prima e successivamente c'è questo momento un po' virtuosissimo del maestro Gilardino e lì è molto importante una corretta dileggiatura della mano destra. Io non ne ho suggerito una all'interno dell'edizione perché in genere proprio il maestro Gilardino non scrive la dileggiatura della mano destra, però già dalla mano sinistra, dalla dileggiatura della mano sinistra che ho scritto, già si riesce a percepire un po' come di conseguenza dovrebbe venire eseguita anche con la mano destra. Poi ritorna questo momento evocativo finale che è veramente incredibile. No, è un pezzo veramente meraviglioso e che ha tutto, in 5 minuti ha veramente tutto, dal momento più virtuoso, dal momento più evocativo, dal momento più ritmico. Ci sono Gilardino in 5 minuti. Scusami, puoi ripetere l'ultimo 10 o 15 secondi? Sì, no, dicevo, poi ritorna questo momento evocativo finale e quindi veramente in questo brano in 5 minuti c'è tutto Gilardino, dalla parte più lirica alla parte più virtuosa alla parte più ritmica. Ok, grazie mille per questa intervista. Speriamo che sarà, no, sono sicuro che sarebbe utilissimo per gli studenti che hanno voglia di studiare questo brano. Va bene, grazie mille Giovanni e speriamo che possiamo farlo di nuovo, ok? Grazie mille. Scappo che altrimenti... Grazie mille.